Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction dei Pentatonix. Ebbene sì, da una vostra richiesta andiamo ad ascoltare The Prayer, che è una cover, una cover meravigliosa fatta da questi cantanti strepitosi. Andiamo subito ad ascoltarla insieme e vediamo di analizzare il loro modo di armoniosamente cantare insieme. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Partiamo dal presupposto che comunque è una traccia editata, è un videoclip quello che sto vedendo e quindi è una traccia studio comunque molto editata, molto ovviamente confezionata da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista di intonazione, armonia, volumi eccetera, e quindi diciamo non riusciamo ad avere una vera realistica percezione della tecnica esatta, però possiamo già dire il modo di cantare di Mitch, che è questo primo cantante che parte a cantare dei nostri Pentatonix, che utilizza un mix interessantissimo, un mix che fa parte del suo modo di cantare e che comunque ha questi break all'interno che utilizza anche per dare dinamica alla canzone. Per esempio, sentiamo subito questo passaggio. Let this be our prayer. Eccolo qui, questo passaggio qui, riascoltiamolo di nuovo, Let this be our prayer. che ha questo piccolo scalino, come io li chiamo, ovviamente non è un gergo tecnico, però ci fa capire un po' questo, diciamo, questo salto, che semplicemente passa da una dinamica ad un'altra, quindi a mio orecchio passa da un mix a comunque un falsetto più sottile, più leggero, anche con più aria all'interno della voce, pochissima ma una dinamica più bassa. Ovviamente pulitissimo, molto sottile come voce. Sotto sono partite queste voci con queste armonie molto particolari, comunque molto belle, del resto del gruppo. Ovviamente ci sono molte più voci di quelle che sono loro 4 oltre a Mitch, perché ovviamente nella traccia studio si aggiungono cose, però molto bello. Andiamo avanti. When we lose our way. Anche qui l'ha fatto e comunque è passato poi in falsetto soffiato nella parte finale. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your love nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci When che stars go out each night, l'eterna stella sei. Colpo di scena in italiano. Abbiamo Scott che appunto parte con questa voce in italiano veramente incredibile, tra l'altro pronuncia direi buona, nel senso rispetto a tanti altri cantanti stranieri che provano a cantare l'italiano che si capisce benissimo, lui in realtà ottima pronuncia e questo suono baritonale veramente calda con un leggero affondo, oserei dire, di questa laringe, leggero però, non in modo così marcato,
E questo suono è estremamente rotondo e molto orale anche come suono, quindi nella risonanza della maschera. Rotondissimo e super armonico, con una leggerissimo forse abbassamento laringeo, ma forse anche veramente quasi nulla. Quindi mi piace molto questo tipo di suono perché risulta più naturale nel cantato. Andiamo avanti. Nella mia preghiera Let this be our prayer. tanta felice. Ecco, per esempio, nelle vocali più aperte c'è più c'è più abbassamento della laringe, nella E questa finale proprio no, e quindi lo sentite anche che il suono si schiarisce un pochino. In questo finale, bellissimo, tra l'altro, di queste due voci spettacolari, precise, ovviamente anche molto editate, ma comunque armoniose insieme, perché proprio vibrano in modo armonioso, almeno per me. Finiscono con entrambi con una laringe assolutamente neutra, sia Scott che Mitch, che ovviamente stava comunque già cantando in una fascia più alta, mentre per Scott, che comunque prima aveva queste vocali più affondate, come le ho chiamate prima, ora proprio in questo finale, se le ascoltate, sono veramente neutre e quindi molto più vicine alla zona parlata. Be saved. E leggermente, adesso che ho riascoltato, un leggero diciamo scendere con la laringe, ma proprio leggero, per dar più rotondità anche in maschera alla fine, proprio fine della coda. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we're all God's children, reaching out to touch Him, reaching to the Ok, allora qui diciamo sono andati a lavorare su due sonorità ancora diverse, perché comunque con Scott canta ora Kirsten e approcciano il suono in modo uguale da un punto di vista di suono, quindi ricercano questo suono sempre con, ovviamente si sale in alto, quindi la laringe è leggermente inclinata per dare anche più suono in maschera nella parte frontale, quindi suono moderno. A parte questa particolarità di Scott alla fine, se vogliamo proprio dire un suono diverso che lui fa, che sono queste molto più verticali rispetto a una voce più chiara, quindi leggermente più scuro come suono. Sentiamo la differenza tra questi. reaching to the Perché lei fa un suono molto più chiaro e lui lo chiude un pochino. Qui si sente bene la differenza tra Kirsty e Mitch nella voce. Lui è molto più morbido, anche più rotondo. Lei invece tende a rendere il suono molto più addotto nelle corde vocali. Quindi anche se non ha un suono molto grosso, quindi un po' sottile, ma comunque un mix più verso l'M1, vorrei dire, per intenderci. Quindi comunque molto vicino quasi a un belting, ma non del tutto belting secondo il mio parere, e anche se poi qui si potrebbe veramente parlare mille ore, però quello che conta è che si sente, quello che è bello da ascoltare in questo momento, è che comunque lei ha una voce più piena rispetto a Mitch, che invece si sente essere una voce maschile e più morbida in questo mix.
Ecco, in questo caso Mitch sta facendo un falsetto soffiato per tutto il tempo, quindi voce con aria dentro leggera. Needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be Bellissimo questo finale con questo vibrato molto lento portato da Scott soprattutto, insieme a Mitch. Bellissimo anche questa leggerezza anche nel finale, anche questa particolarità nell'armonia finale. Interessantissimo questo brano, grazie a chi me l'ha proposto, perché abbiamo visto qualche dettaglio, anche se ovviamente anche qui ci sarebbe veramente molto da dire, ci potremmo anche addentrare in quella che è l'armonia che sta sotto, questa meravigliosa armonia che creano come tappeto sotto, proprio come accompagnamento musicale. Chiaramente mi piacerebbe magari analizzare anche un live, perché è molto più facile anche cogliere dei dettagli tecnici quando si canta dal vivo rispetto magari a un lavoro editato, perché poi sapete benissimo come funziona, si aggiungono pezzi, si tagliano magari frasi, parole, si incollano, come possiamo dire, quindi il risultato diventa quasi perfetto, anche se poi nel live non avviene esattamente questo e lo sappiamo. Però nonostante questo si possono comunque, come avete visto, descrivere alcuni passaggi tecnici importanti che ci permettono anche di andare a replicare un po', volendo anche cantare questi brani, cercando di imparare anche a muovere la voce dinamicamente come fanno loro, in questo modo molto elegante e anche molto preciso. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, se ti va proponimi altri video reaction come questi e se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!